Cioè siamo stati sballottati Frullati. psicologicamente, fisicamente. Fa caldo anche. E no? comunque Sì, posso sì. dire una cosa, adesso che mi hai detto che le tute sono progettate per pisciarsi addosso, a saperlo mi sarei pisciato addosso. Ora, Sono contento di non avertelo detto Potrei prima. averlo già fatto ora e voi non lo sapete. Muschio selvaggio, podcast più fico, Federico, Martin. Nuovo triangolare, muschio microfono, videocamere e luci, Ospiti diversi tra più nuovi amici. 20 minuti, un'ora di argomenti. Verità, imprevedibilità, giochi, potenza, risate, pianti, rispetto, sincerità e approfondimenti. Siamo negli anni 20. Muschio selvaggio. Idromassaggio. Ragazzi, Ragazzi, ve l'avevamo promesso, in realtà no, non ve l'avevamo promesso, ma ce l'avete chiesto in tantissimi, è stato il commento più richiesto per 2 anni di fila a Muschio Selvaggio. 2 anni, addirittura. 2 anni, credo. dalla fondazione, Di dal chi? 2020 del Dal Muschio. 2020. E se Charles Leclerc non va a Muschio, Muschio va da Charles Leclerc. E quindi eccoci qua con Charles Leclerc a Muschio Buongiorno. Selvaggio. Grazie Buongiorno. signor Charles. Oggi Nessun siamo, problema. non mi sono preparato su dove siamo, questa taglia. Fiorano. Oggi siamo a Fiorano, Siamo a in Fiorano. una delle residenze storiche Della Ferrari. della Ferrari. Nella residenza storica, nell'unica residenza della Ferrari. Di Enzo anche, no? Qui c'è la casa di... c'è casa di La Enzo, casa dove lavorava ai tempi passati, no? Enzo, dove Qui siamo lavorava alle macchine. per chi non lo conoscesse, è provincia di Modena, molto vicini a Bologna, siamo a casa. Ma come mai ti è uscito l'accento così? Ah, questa è casa tua. Si parla infatti, così no? qua, gnocco fritto, sicuro hai mangiato di tutto qua, di queste cose. non troppo perché ho la dieta da seguire, però mi piace. Dieta E ferrea. qua Cosa? Dura la dieta? No, Ok. Ok. lo faccio con piacere. perché curioso. subito si associa la velocità allo sbocco magari, Ok. perché 300 km/h magari ti sale il cibo, devi anche mangiare. Cosa mangi No, prima della prima della gara? macchina devo stare attento perché comunque con i G, voi adesso l'avete fatto, dunque sapete E più io o infatti ho meno cosa mangiato è. prima di salire e Noi, avevo per chi paura. non lo sapesse, abbiamo fatto un giro in macchina, adesso passerà una clip di io che faccio Non si sente niente perché Esatto. andavamo a 200 km/h. Ed è tosto. Abbiamo fatto scusa. Dobbiamo riabituarci Abbiamo una a fare- teoria, abbiamo una teoria. Allora, ditemi Allora, la teoria. Perché io l'ho provato, l'abbiamo provato tutti e c'è questa cosa che tu vai molto veloce e il tuo corpo fa così. Sì, Fa così, no? Per ora la teoria è giusta. E tu hai un collo, come si dice, taurino. abbastanza Alleni il tuo muscoloso. collo. E allora è molto difficile allenare il collo. Cioè, ovviamente durante l'off season, quando non giro per 2 mesi, da dicembre a febbraio più o meno, e lì il collo comunque lo devo allenare, no? Lo Come devo lo trattenere. alleni un collo? Elastici. Con gli elastici fai così? Ma Sì, tipo sì. metti l'elastico sotto i piedi e fai così? No, allora c'è il mio trainer, Andrea. Andrea che salutiamo. Ciao, visto Andrea. Andrea cognome Simpaticissimo. Ferrari. Che un si chiama grande. Ferrari di cognome, ma È puro una caso. coincidenza. Tipo abbiamo qualcosa sulla testa dove attacchi l'elastico e dopo fai dei movimenti così. Sì, ho visto forse sono anche dei pesi attaccati. No? Ma è Sì, una- anche pesi, ma ma- meno elastico è meglio. Ok. Preferisco. Ma è una particolarità di tutti i piloti, perché non ho mai notato il collo dei piloti, cioè tutti hanno un collo muscoloso? Sì. Sì, Ma abbiamo fate- tutti un collo abbastanza Fate grosso. collo di ferro? Oh madonna. Si fanno il È collo difficile se vuoi. questo. Anche, cioè, immaginarlo è un po' Collo di brutto. ferro. Però No, non l'abbiamo ancora provato questo. Si Ok. fanno il essere collo. Volevo fare, non so se è un dato giusto, ma ho letto che hai partecipato a 96 GP. Può darsi? Ma io non ne conto onestamente. No, per dire che questo è il 96esimo episodio di Muschio Selvaggio, quindi Wow, grande. Mamma visto mia, questa- Gigi, ma quanto bravo! basta, è finito, A la sorpresa è proposito- finita, non ho Ma perché lo preparato. chiamate Gigi? Beh, Si io chiama lo Luis, Gigi, no? Si chiama No, Luis, Luis, io lo chiamo solo Gigi. che Luigi. è italianizzato, Luigi, Luis. Ok, Gigi. ok. a proposito di numeri, quante poll hai fatto? Credo 17. 17 pole. Sì, però il numero di vittorie dobbiamo recuperare adesso Ok, perché vabbè, il dai. sabato è andate spesso meglio che la domenica. Allora devi sapere che Danny qui è colui che ci aiuta in quanto appassionato, esperto di Appassionato, Formula vabbè, 1. Lui è Sì. molto molto appassionato, molto più esperto di noi. Sì, noi quindi gli ho rischiamo detto, di- Cioè io seguo e sto cercando di portare lui dentro, È piano un mio piano. caro amico. Ce la e- fai? E gli ho detto, vieni. Vabbè, ho imparato un sacco di cose. Cioè, ad esempio, sa che cos'è il DRS adesso. So che cos'è il DRS. E adesso Federico ci spiega cos'è il Grande. DRS.
Vabbè, ma non è così interessante se vuoi spiegare cosa dire adesso. Io ho una domanda interessante da farti. Io ho un rapporto... Con mia moglie. Sì, anche. No, è una domanda che ho fatto a tanti sportivi, anche a Bonucci, Chiellini. E qui secondo me si fa più interessante. Quando ti scappa la pipì in gara, Sì, cosa succede? allora, nel possibile la trattengo. Ok. Mi è successo 2 volte nella mia carriera. No, una volta nella mia carriera. In F1? No, 2 volte nella mia carriera, perché una volta in F1 a Spa, credo. Wow. E un'altra volta, mamma mia, la gara è stata lunghissima, c'è stato un incidente e noi dovevamo stare in macchina, non potevamo uscire per Scusa, ma 2 non ore. non hanno ancora inventato un succhia pipì, no? No, Ah, allora Easy Box, fanno la tuta Perché in modo che non ci si veda. Vabbè, il cazzo è vero, se no vinci e c'hai la macchia. Esatto, dunque è studiato questa cosa, però diciamo che lo evitiamo Certo. quando possiamo. Non ti chiedo Però la- succede. Non Ci ti chiedo sono la cacca, ma sarà successo di sportivi che hanno fatto la cacca. Non ne conosco. Non ne conosci, ok. Non le voglio conoscere. Ragazzi, Ma guarda, scusami, potrebbe ma essere a brutto. Visi Box quando ti fai la pipì addosso? Tipo... Cosa? Cioè lo dice ai box, guarda mi sono fatto la pipì ai... No. ok. No, questo lo tengo per me. Però Tuo segreto, i meccanici Lo poverini sentono. dopo Lo lo percepiscono. vedono perché bisogna levare il sedile e lì... Devono girare la macchina e far uscire la... Ah, ok. Beh, queste erano le domande intelligenti, no? Un po' di serietà. Tu hai incominciato giovanissimo, no? E la Formula 1 è uno sport molto, molto elitario, Sì. no? E invece tu hai una storia un po' diversa rispetto agli altri piloti, giusto? Ho iniziato a 3 anni e mezzo, no? Ti hanno messo sui kart subito? Sì. Ok. Allora, la prima volta sono andato con un kart e c'era un amico a mio padre che era con un kart davanti e avevamo attaccato una corda tra i 2 kart Ok. per vedere, perché a 3 anni e mezzo non sai se il bimbo Certo. va a girare a destra o A se malapena frena. o se parlavi? c'è- Sì, esatto. Cioè, ho parlato un po' prima. 3 anni è veramente piccolo. Però è piccolo, caspita. sì, è piccolo. Super e dunque, precoce. Senti, ma tutti i piloti iniziano a quell'età? O iniziano dopo? Ma diciamo che adesso in Formula 1 tanti piloti iniziano all'età di non più tardi delle 7. Ok. Non più tardi, Di non, 7 anni. non più Sì, sì, è giusto, è giusto. vecchio che 7 anni, no? Però 3 anni e mezzo è il più presto. Quindi che tu cresci e ti sviluppi sopra in una monoposto? E la Inizia con i macchina kart. cresce con te, tra parentesi, perché Sì, più cresci certo. più la macchina diventa grande. Inizi con i kart che sono piccolissimi, infatti a 3 anni e mezzo non ci sono kart per 3 anni e mezzo, dunque abbiamo dovuto modificare il telaio, i pedali, tutte queste cose per me di entrare e tutto. E dopo poco a poco i kart diventano più potenti. Ok, il percorso è parti con i kart e poi? Dopo fino a... quello dipende, però dai 14 anni, 16 anni passi in monoposto, che lì sono delle macchine proprio vere. Ma quindi è già F3? O Sì, l'F3 arriva allora dopo? adesso c'hai Formula 4 che è il primo Ok. step quando passi in monoposto, Formula 3, Formula 2 e Formula 1. Tu hai fatto F3, hai vinto, F2 hai vinto. Io è stato un po' più un casino quando c'ero perché non era così semplice, c'erano altre categorie che eravano tra Di Formula mezzo. 3 e Formula Ah, di 2 mezzo, Ah, ok. ok. con nomi diversi, però sì, ho vinto l'equivalente della Formula 3 adesso Ok. e dopo la Formula 2 e poi dopo sei sono entrato- passato in Formula 1. E sei andato in subito. Alfa Romeo. In Alfa Romeo il primo anno E poi sei passato in Ferrari. e dopo in Ferrari. Senti, il com'è andata secondo domenica? anno. Bene, va. Allora, Monza è sempre speciale, prima Sì, di tutto. sono è- d'accordo. Che bello. Siamo stati lì ed è stato super È emozionante. vero che si respira un'aria completamente nuova in Formula 1? Ne parlavo con la tua ragazza ai box ieri, no? E diceva che proprio si respira un'aria come se il pubblico si sia quadruplicato in qualche modo, no? C'è una fan base sempre più ampia. tornato È in vero, hype. allora Monza è sempre stato una follia, no? Ci sono molto più giovani da qualche anno adesso con Netflix. E grazie alla Ehm, serie di Netflix? Sì, e credo anche i nuovi videogioco. piloti più giovani usiamo più i social, no? Dunque Possiamo parla un anche po' di dirlo. più. Io uso sempre questo paragone in questo podcast, ma è come se fossi un po' il Justin Bieber Della Formula È 1. un complimento, Grazie, Un complimento. grazie Cioè, per me mille. Justin Bieber è Dio
Viene dopo Justin La Bieber. Madonna. Sì, ragazzi, c'è stato un momento No. che lui era super chiacchierato, cioè era super in hype, ma lo è ancora, è pazzesco. E lui ha una teoria. Lui è un'altra. convinto che Anche. una grande fetta di pubblico nuovo sia stata portata dal videogioco. Cosa ne pensi? Mm. Cioè, ti dico, a un certo punto io 5 anni fa, super fan, seguivo la Formula 1, giocavo anch'io, no, per divertirmi, e tutti mi davano del boomer. Cioè, è una roba da vecchi, la Formula 1, eh. Poi nel giro di 2 anni è switchata e tutti volevano essere al Gran Premio, giocare al giochino. È vero. E in pandemia, anche tu giocavi, ti ho Esatto, visto. stavo per dire questo proprio, perché È in esploso pandemia il abbiamo gioco. fatto con qualche piloti, no, visto che non c'era nessune gare da guardare dal vero, abbiamo organizzato campionati sui videogiochi. Bellissimo. E- Col simulatore che- proprio sì. in casa, quindi E lì abbastanza realistico. forse ha aiutato, è vero, anche fatto un lì po' da a volare. avere interessi, no? Prima senti- con il mondo virtuale e dopo sono passati anche alla Formula 1 vera. Ok. Figo, eh? Sì, fighissimo. Beh, comunque c'è un hype, secondo me. Sì. Propositato. E è attorno al tuo nome, altissimo. perché ieri davvero, venendo a Milano per venire poi a Monza, centinaia di persone vestite Ferrari, per te, e perché c'è una fan base sulla Ferrari da sempre. Loro toglievano l'etichetta dai vestiti, però. Cioè? Non come te. Cosa? Questa è la Vabbè, prima questa è volta che freshness, cioè questa è sì, semplicemente il corredo swag. stilistico di È una una nuova cosa, moda. è una roba mia. Però vabbè, sentivo io la pressione su di te, capito? O comunque sulla scuderia Ferrari, cioè è una roba che non saprei sostenere, e per di più il nomignolo che ti è stato dato. Il cosa? Il nome, soprannome, il soprannome. surname. Il predestinato. predestinato. Sì, sì. Cioè io faccio quel calcolo lì, avere centinaia di migliaia di persone che urlano il tuo nome, essere chiamato il predestinato, È un Non bel è, non è peso. facile. non nel è gioco, Ma come, a me- come impatta su di te? A me mi dà una motivazione pazzesca. Sì. Cioè, quando parti dall'hotel, che lì fai veramente fatica a uscire dall'hotel, ma veramente ci sono, non lo so quante persone c'eravano, però è incredibile. Fai la strada dall'hotel alla pista, che sono 1 chilometro, 1,5 chilometri, è pieno di gente, tutti vestiti di rosso, e ti carica. Sì. E non caricano solo i piloti, caricano anche i meccanici, Tutta la ingegneri. squadra. Certo. Dunque, io la prendo come motivazione, dopo per il team anche forse si vede che c'è tanto sostegno e che tutti hanno delle grandi aspettative sulla Ferrari, soprattutto per questo Gran Premio. Certo. No? Dunque la pressione c'è un po', però comunque quando ci si guida Quindi se- e ci si lavora per la Ferrari c'è sempre una pressione un po'. Se sì. domenica la safety car non fosse stata così, tu Ma secondo no, me... no, non facciamo polemiche. No, ma infatti ti sto dicendo che secondo me avrebbe vinto, facilmente. Secondo Grazie, me. no, Secondo me no, sì. facilmente. Secondo Facilmente me no, però Facilmente secondo me secondo te, però no, almeno avrebbe rilanciato un po' la gara, no? Perché sì. Beh, dopo... almeno ci sarebbe stata una gara. Esatto, è già tanto. cioè, nei ultimi giri è un peccato non aver ripreso la gara, però è così, è È andata così, bisogna move on, guardare avanti. Esatto. Tu, è vero, cioè per essere secondo me un predestinato vero devi sempre, no? Guardare all'obiettivo, e se non lo raggiungi magari in quella gara lì, dimenticarti tutto e bam, no? Sì, no, l'obiettivo è Qual è la filosofia tua, cioè di come affronti un gran premio? Ma di continuare a lavorare sui propri obiettivi, anche nei momenti difficili, no? Tenere chiaro in mente quello che vuoi, dove vuoi arrivare, no? E come sempre credo che in ogni carriera, anche nella vita di chiunque, ci sono delle barriere, no? Per arrivare agli obiettivi, però bisogna sempre crederci e sempre lavorare nella giusta direzione. Che lifestyle assurdo. Sì. Madonna, Sto no. gasando. Sì, poi davvero aver vissuto oggi una simulazione di quello che può essere stare in un'auto da io Formula non, 1. non riesco a capire come Cioè siamo fate. stati sballottati Frullati. psicologicamente, fisicamente. Fa caldo anche, E no? comunque Sì, posso sì. dire una cosa, adesso che mi hai detto che le tute sono progettate per pisciarsi addosso, a saperlo mi sarei pisciato addosso. Ora, Sono Potrei contento di non farlo- avertelo detto Potrei prima. averlo già fatto ora e voi non lo sapreste. sono ignifughe anche. Sì. In questo momento stiamo Significo. indossando cose antifiamme. Sì, l'ho visto. Sì. Al momento aneddoti, come ci siamo conosciuti? Perché, cioè, hai capito? Congiunzione astrale. Ah no, io ho una domanda per voi. Ah, vai. Che cosa vuol dire muschio selvaggio? Allora, muschio selvaggio. Sì, ma una storia, è brevissimo. Abbiamo comprato prima uno studio per registrare un podcast. Abbiamo detto iniziamo un podcast. Cosa facciamo però come sfondo? Che location ci diamo? Che arredi facciamo?
parete di muschio, ok. Che nome gli diamo? Ah, ma è questo il muschio? Sì, Perché non in capivo ufficio questo. ce l'abbiamo vero. Sì, questo sì, è in vero. ufficio ce l'abbiamo vero. Questo è l'abbiamo fatto tarocco. apposta per te Questo oggi. è tarocco, questo Bello. l'abbiamo fatto apposta, sì. Tra l'altro muschio selvaggio on the road, no? Quindi, On the sì, road. esatto. Per la prima volta. Quindi il nome viene dato dallo sfondo, semplicemente. Però il ok. branding ha funzionato e quindi ha funzionato. Ah, grande. Penso. Ok. Ah, Tutti non lo avevo chiamano- fatto la connessione con il fondo. Infatti mi dicevo, non è un fondo verde normale. No, però dove- tu pensa al destino, cioè tutti quanti ci hanno sempre detto portate Charles Leclerc a Muschio Selvaggio, portate Charles Leclerc. Leclerc. Quest'estate Leclerc. No, Che? niente, sì, sì, sì. Leclerc. Leclerc in francese. E in italiano Leclerc. Leclerc. No, ma non ti Hai stavo visto? correggendo. Non Mi ho hai detto niente. corretto. No, perché io dicevo Leclerc ci ha. Ah, ok. cioè- Cosa succede? Ero a Ibiza, mi chiama Lapo e mi dice c'è la fidanzata di Charles che è fan di mia moglie, volevano conoscerci. Allora ci siamo scritti tutta la cena, ci siamo conosciuti così ed è nato Esatto. il Muschio Selvaggio. Pensa a te il destino. Eh sì. E quante cose ci siamo raccontati che non possiamo raccontare in questo podcast. No, sto scherzando. Beh, No, abbiamo già scherzando. detto tutto. Sì. Ho preparato una mini slide, dato Ok. che siamo itineranti. Va bene. Sono pronto. Io sto già ridendo, scusami. No, ma non è niente di Io speciale. non so nulla. Io di solito preparo delle piccole Prepara delle presentazioni piccole slide. Sì. e oggi ho preparato una piccola presentazione. Charles Leclerc. Certo, Leclerc finora è tutto giusto. Pilota automobilistico. A che età hai preso la patente? Ha 18 anni e 2 giorni, credo. Perché per i kart Non ce n'è serve. bisogno. E fino a 4 anni fa non ce n'era neanche bisogno in Formula 1. Ah, ok. Dunque Verstappen quando è arrivato in Formula 1 non aveva la patente. Ma davvero? Ma no, che scusa, e la dici? superlicenza cos'è? Cosa? Non esiste la La superlicenza? superlicenza è la licenza che hai bisogno per arrivare in E Formula non c'entra 1. nulla con la patente, ok. Ma non hai bisogno, prima non avevi da dare la patente per avere questa. Ah, ok. Perché le piste sono private, effettivamente. Io oggi non ho potuto guidare perché non ho la patente. L'ho chiesto perché sono Bravo. curioso. Sarebbe ora di passarla, forse. Tu dici broom, me, vroom o v? Cioè, qual è il suono che tu dai ai motori? Perché è come gli animali nelle varie No, non è la tua paesi. voce, cioè come fai il verso della Sì, macchina. sì, rifammi vedere. Allora è Vroom, vroom, me, me, vroom o v? Vroom. Vroom. Sì. Ok, vabbè. Mezzo di trasporto preferito? La macchina. Speravo. Essere Non un sapevo po' più- cosa aspettarmi effettivamente. Camion, il furgone. Poi una domanda semiseria. Potessi cambiare qualcosa nella Formula 1, cosa cambieresti? Oh, bella. Io personalmente il motore e lo cambierei con il motore che avete avuto stamattina. Il V10? Sì. Quello Perché? è per il rumore. Il suono è pazzesco, Ah. sì. Cioè, ieri rispetto a ieri il rumore è diverso. Lì questo va molto più nei giri. Mi piace di più come suono, come performance e anche Ok. nel mondo in cui viviamo, no? Con un mondo sempre più verde, tutto sono pro per i nuovi motori, no? Che Sono ibridi, questo qui non è so- ibrido. no, questo Ok, qua non è questo qua ibrido. Dal punto di vista dell'emozione, del rumore, questi qua sono incredibili. Sì, è un suono pazzesco. Sì. Sì, Quindi sì, la Formula 1 si sta avvicinando è sempre più verde, no? sì, cioè, sempre meno no, inquinante. adesso, allora, già quest'anno hanno cambiato le benzine, no? Con più ethanol, che sono praticamente una benzina meno un po' inquinante. più, esatto. Ok. E quello nel futuro, il piano è sempre di più andare, andare a in zero quella direzione, emissioni. sempre tenendo il DNA della Formula 1. Vabbè, no? certo. Non Quindi puoi- sempre col motore a combustione. Non puoi snaturare. Arriverà Sì, beh, secondo te il momento in sempre- cui diventerà elettrico? Sempre più ibrido, con, Ok. con delle benzina che vanno sempre più nella parte Ma è verde. tipo un futuro con la Formula 1 elettrica non te lo immagini? Non lo so, perché ci sono tante alternative all'elettrico Certo. che per adesso non sono ancora tanto sviluppate, ma sono sicuro che fra Qualche 4-5 anno, anni potrebbe certo. anche avere queste tecnologie che vanno avanti. Che Dopo, va a non lo combustione so. ma emissione zero idealmente, cioè riesci a non emettere, sì, ci sono un sacco di Sì, ma cose. c'è anche l'idrogeno, L'idrogeno. che sta arrivando, dunque sì, ci sono altre Speriamo. Tecnologie. E secondo te c'è una grande differenza tra l'essere un pilota di Formula E e un pilota di Formula 1?
Beh sì, Cambia tanto la macchina, no? anche nel modo di guidare, credo. Cioè, onestamente non ho mai guidato una macchina elettrica, però Deve essere è un molto, approccio è molto diverso. completamente diverso. Prima in termini di performance non è simile, sono circuiti anche completamente diversi perché loro fanno solo dei cittadini abbastanza piccoli, È bello perché comunque il campionato va in tante grandi città, se ho vanno visto a New York, Forse credo. anche Roma hanno fatto. se Hanno non fatto sbaglio, Roma, sì. hanno Sì, fatto sì. Londra, Parigi, dunque hanno fatto tante belle Pensavo città. avessi mai provato, che magari sapevi No. dirmi la differenza No. tra le due cose. Però sono due campionati comunque che sono molto, molto diversi. Vabbè, certo, assolutamente. È una vita in viaggio costante, Sì. cioè sei Sì, sì. sempre sballottato a destra e a sinistra come se fosse la normalità. Allora, a me piace viaggiare, è bello, no? Però è vero che sull'arco di una stagione, quando fai adesso, tipo adesso, l'esempio è adesso, abbiamo fatto 3 settimane, 3 gare di fila, Madonna. finendo con Monza, come Ok. dicevi, là un po' più pressione, tutti i tifosi e tutto, che comunque, anche se è il weekend più bello dell'anno, è anche quello più stancante, no? Certo. Dunque adesso siamo lunedì, appena Eh, dopo la gara. È la pista dove senti più pressione, Monza? C'è una pista particolarmente che in particolare ti dà un certo tipo di pressione, o per la tipologia di pista o per la tipologia di pubblico? Ancora una volta, io la vedo più come carica. A me mi carica Ma ti carica a di bestia. più Sì. avere il fan o essere nella città del tuo avversario? Cosa ti casa di più? Tutte e due mi caricano. Cioè Però- in maniera diversa? Però Monza è unica. Monza e Monza. Monza è unica. E lo vivi un po' come un gioco, la gara, o è diventata una cosa veramente, cioè la competizione c'è, sì, però la vivi come un gioco durante quei 50 e passa laps, ti viene da giocare praticamente. Giocare forse non è la parola giusta, Mm. però sicuramente c'ho un sorriso enorme ogni volta che sono in macchina. Dopo abbiamo comunque tanta responsabilità, non Sì. è che... Focalizzato al massimo. Esatto, però sono anche consapevole quanto sono fortunato di essere in questa situazione, in questa posizione, no? È quello che ho sempre sognato di fare, essere pilota di Formula 1 ancora di più con la Ferrari, e farlo adesso è incredibile. Dunque sono molto felice di essere in quella posizione, però anche sappiamo che non siamo lì per divertirsi. Sì, sì, sì. No, perché oggi ti abbiamo visto giocare e cioè sembrava almeno che ti stessi divertendo un sacco, vabbè, che Sì, non con c'era- noi sì, a un certo punto Sì. fa ora vi faccio vomitare. Così, no? Ed effettivamente stavo per vomitare. Sì, io ho pensato che figata che comunque, cioè non è che io ogni volta che prendo in mano la videocamera faccio uè! E invece ti ho visto, ti ho visto almeno, non so, sembrava davvero che fosse la prima volta che lo facevi oggi, capito? Ma giornate così, onestamente, lì è puro divertimento, no? Mhm. Perché non è che devo estrarre l'ultimo 10° su quella pista o fare il tempo Certo. perfetto. E comunque, adesso voi siete venuti nella macchina, ho portato altre gente nella macchina e ogni persona reagisce nel suo proprio modo al fatto di essere in una macchina Certo. di Formula 1, no? È bellissimo perché vedi la gente impazzisce. Io sono tiri impazzito, Tiri fuori cioè. un po' di... Tiri È fuori una montagna l'istinto di russa. sopravvivenza dell'essere umano, perché effettivamente è una roba Sì. abbastanza forte. Estrema, provare, direi. Estrema. Sì, Sì, sì. Sì, cioè... È una montagna russa guidata da te, cioè Esatto. proprio è È veramente... figlio di una montagna russa, secondo Cioè, me. ci sono delle perché cose che il mio non- cervello era... cioè, la Io scatola- ho sempre paragonato la Formula 1 a una montagna russa che puoi controllare, no? Perché alla fine è veramente quello il feeling. sì. Con quelle ali, no? Perché alla fine, secondo me per voi è la prima volta che entrate in una macchina Sì. di corsa, Sì. soprattutto un monoposto Sì, così, sì. con delle ali che aiutano, no, a Spingono giù. spingere per la terra. macchina a terra, e dunque hai molto più grip che una macchina normale. Dunque quello è molto impressionante. Come cazzo alleni i tuoi riflessi? Perché devi avere dei riflessi incredibili, cioè oltre al collo che devi allenarlo per controbilanciare il peso della forza G. Sì. I riflessi come si allenano? Ma allora, è vero che ci sono i riflessi che sono molto importanti, però in Formula 1 per voi sembra riflessi, però per me è molto molto tutto anticipare quello che sta per arrivare, Ok. no? Perché sei molto più nell'anticipazione che nel
reagire a quello che sta Che facendo la Subito, macchina. devi già prevedere quello. Sai ok. più o meno cosa farà la Ok, macchina quindi se è una- fai questo. È un no? altro tipo di allenamento mentale. Dunque, quello è più l'allenamento e alla fine i riflessi comunque li alleno naturalmente quando Certo, sono quando in sei in macchina pista. e visto che ho iniziato a 3 anni e mezzo Hai li ho, fatto- li ho allenati abbastanza. Esatto. Cioè veramente hai vissuto 21 anni alla guida, Sì. ma non alla guida a 50 km/h. Alla Cioè- guida, provare a farla perfetta su una pista. Cioè il fatto che tu abbia praticamente più guidato che camminato è stupefacente. Sì. No, bella osservazione. Grazie. No, però veramente non saprei che altri esempi possiamo aver portato che possono essere stati così immersi in un ambiente, perché noi abbiamo portato davvero diversi Tanti- esperti di ogni ambiente. Campioni della società. Sì. No? E però è la Chi ha prima iniziato a volta... 3 anni veramente... No, è la prima volta forse che abbiamo un ospite che subisce veramente una pressione. Perché adesso tu è ovvio, adesso tu sei qua e ci dici è tutto bello, tutta una sfida, però il cazzo io me lo immagino che tu prima di una gara, cioè sei... Oh, No, c'è l'adrenalina, c'è comunque la pressione pre-gara che c'è anche una componente di stress non invidiabile, ecco. sicuramente ci sarà questa adrenalina pre-gara, no? Perché comunque rimane, anche se la sicurezza di questo sport nei ultimi 30 anni è cambiato completamente, no? Adesso è un... Soprattutto grazie all'Halo. Sì. È vero, mi hai detto che ne volevi parlare. No, l'Halo è una figata. Sì. Sì, Cavoli. sì, no, è incredibile. Ha salvato già abbastanza vita dal 2019, credo che è stato. Per chi non lo 2018. sapesse, l'Halo è questa sbarra Sì, tipo che si trova sulla testa del pilota. Esatto, che ha salvato praticamente un sacco di vite. È stato molto criticato all'inizio. Perché non era bello esteticamente? Esatto, sì. un po' bruttino, cioè, però ha funzionato. Cambiamento. Molto funzionale. funzionato. E sul casco sì, però lo puoi personalizzare un po' come vuoi. Sì, ma anche lì Certo, non ci è... sono gli sponsor, ok. Sì, sì, ovviamente ci sono gli spazi sponsor e dopo con il disegno puoi farlo un po' Ma tu, come cioè, ti piace. tu hai il tuo disegno Dovremmo per... essere sponsor. Muschio selvaggio, fare un casco di muschio selvaggio. Dovremmo prendere muschio selvaggio qua Sulle ascelle. Se hai le ascelle libere, dobbiamo parlare con... Hai le ascelle libere? Le ascelle sono libere. Vedi? Dovremmo chiedere un preventivo per l'ascella. Io avevo 2 domande veloci, 2 rapide. Io Allora, 47, ma non le faremo. una è la competizione, la rivalità, no? Sì. Tra gli altri, ok? È, immagino, una sana competizione, tutto fantastico, ma riuscite ad andarvi a mangiare una cosa insieme o è una competizione che No, ce la facciamo. ce la fate? Io non ce la farei. Dobbiamo dire che non lo facciamo. Ok. Ce la facciamo. Però Però si onestamente mi vedrei. A me dipende con chi, perché c'ho Chi degli è il amici, collega più simpatico che hai? ma quello con cui sono più vicino, che è veramente un amico vero, è Pierre Gasly. Certo. Che ci conosciamo, andavamo in vacanza quando eravamo più giovani insieme. Ma Dunque... andavate insieme anche sui kart, no? Sì, Ah, sì, ok. sì. Le nostre famiglie eravamo anche molto, molto amici, sono sempre molto, molto vicine, dunque abbiamo un rapporto speciale. Però dopo ci sono comunque altri piloti dove vado d'accordissimo, dove qualche volta andiamo a giocare a golf insieme Certo. o cose del genere. Dopo quando stiamo a casa proviamo a staccare un po' perché ovviamente ci vediamo già più che Troppo, vi vedo vedete la mia troppo, famiglia, certo. dunque quando Va siamo... bene, io chiuderei con la domanda di rito che faccio a tutti gli ospiti. Signora, mi guardi, è una domanda un po' birichina, eh? È una domanda un po' birichina. No, mi aspetto al peggio. No, sì. questa è una domanda, l'ho fatta a tutti, Copritevi tutte le orecchie. Ma No, Così? beh, essere Charles Leclerc fa scopare di più? Guarda, dovevi guardare la mia ragazza qua prima di chiedere questa domanda. Io ci lascerei con un silenzio. No, io sono innamorato e sono molto fortunato, dunque Esatto. basta. E con questa, viva l'amore, trionfi l'amore a Muschio Selvaggio. Adesso in bocca al lupo. Ma è una domanda che faccio a tutti, la Lo faccio so, sempre a lo tutti. so. È diritto. Ragazzi, E grazie mille, Charles. grazie mille a Charles per essere stato con Grazie noi, a veramente voi. numero 1. Grazie mille a Ferrari per averci concesso questa intervista e per averci fatto fare questa bellissima Giornata esperienza incredibile. oggi. Giornata veramente incredibile. E piede sull'acceleratore. Sempre.
Bello, mi è Forza! 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 Let's go! A una Grazie. prossima puntata di Muschio Selvaggio, amici. Ciao.